Buongiorno, grazie a tutti, sono felice di essere qua. Io sono Marco Rainelli, insegno e suono il flauto traverso. Oggi sono qui per parlarvi della disciplina. Potrei parlarvi di disciplina o di disciplina. Se uso un tono pacato, disciplina, viene in mente un argomento come può essere l'italiano, la matematica, la musica. Se invece uso il tono autoritario, disciplina, mi riferisco più al mondo militare, dove si pensa più al rigore, all'educazione, il comportamento. Ma in realtà, tra le varie definizioni che ho trovato cercando sul vocabolario, quelli spessi di carta che ormai oggi non si usano più, o anche su internet, facendo una ricerca su internet, ho trovato una definizione che, per la mia esperienza, per come vivo io la disciplina nella musica, mi calza a pennello e ve la cito testualmente. Per disciplina non si intende solo la regolarità con cui si pratica, ma anche un atteggiamento mentale. Si intende la capacità di rimanere presenti, di essere centrati, anche quando la mente sfugge e quando le difficoltà della vita ci mettono alla prova. Quando la mente sfugge. Nei prossimi 3-4 mesi sarò chiamato a fare una quindicina di concerti con 9-10 programmi diversi, quindi si tratta di un impegno molto grande. Devo memorizzare parecchi spartiti, circa 9-10 ore di musica, anche se alcuni concerti sono repliche, quindi vengono proposti più di una volta. E alcuni programmi li ho già suonati, quindi si tratta solo di riprenderli. Suonerò in duo col pianoforte, in duo con la chitarra, in trio con violoncello e pianoforte, con una compositrice tedesca. Suonerò in quartetto con violino, viola, violoncello, in duo con l'organo. Suonerò da solista con un ensemble d'archi, suonando prima i concerti di Vivaldi e poi quelli di Bach. Suonerò con un'orchestra da camera il concerto per flauto e arpa di Mozart. E con un ensemble di 10 elementi suoneremo un'ambiziosa trascrizione della Sesta Sinfonia di Mahler, che normalmente viene eseguita con un orchestrone di più di 100 elementi. Ma non vi dico questo perché voglio vantarmi di quello che faccio, ma è per fare una panoramica sulla mia attività legata al mondo della musica, alla disciplina quotidiana nel mondo della musica. Secondo la mia esperienza, per quanto mi riguarda, ho individuato 6 punti che caratterizzano, secondo me, la disciplina. Il primo punto è lo studio e la preparazione. Il secondo punto è la costanza. Il terzo è l'equilibrio e il metodo. Quarto punto, la passione. Quinto punto, lo stile di vita. E ultimo punto, l'umiltà. Lo studio e la preparazione sono fondamentali per acquisire sicurezza, per arrivare preparati all'appuntamento. Tutti noi riceviamo in qualche modo un'educazione musicale, sin dalla culla. Pensiamo magari alla mamma che ci canta le ninna nanne nella culla o il papà che canta le sue canzoni preferite in macchina. Oppure semplicemente i suoni che involontariamente o volontariamente ascoltiamo dall'esterno. Questa è l'educazione musicale che riceviamo tutti. Io accademicamente, l'ho ricevuta a partire dai 6 anni, facendo un corso di propedeutica musicale, quindi giocando coi suoni e coi ritmi, e poi a 8 anni e mezzo ho scelto lo strumento, il flauto traverso appunto. Da allora praticamente studio tutti i giorni. All'inizio si trattava di mezz'oretta per preparare la lezione, poi andando avanti con gli anni l'impegno aumentava un po' di più, fino a preparare i primi esami, i primi saggi musicali. E quando finalmente ho finito il liceo scientifico, ero già diplomato al conservatorio, finalmente ho potuto dedicarmi totalmente alla musica, allo studio dello strumento. 5-6 ore al giorno era la normalità. Secondo punto, la costanza. Questo studio, appunto, come avete intuito, come è già stato accennato nell'introduzione al TED, è importantissima per fare in modo che la preparazione venga consolidata. Io ancora oggi, anche adesso che sono insegnante, quindi lavoro e il mio tempo principalmente è dedicato all'insegnamento, però mi impongo tutti i giorni di tenere 2 ore di studio per mantenere il livello che ho raggiunto dopo tanti anni di studio, di sacrificio, e per poter arrivare più sicuro e tranquillo, serenamente agli appuntamenti, preparato.
Terzo punto, l'equilibrio e il metodo. L'equilibrio ci consente di gestire lo stress in tutte le cose. Tornando alle 5-6 ore al giorno di cui vi ho appena accennato, i primi anni libero dagli impegni liceali sono arrivato a studiare anche 10 ore in un giorno. Vi assicuro che soprattutto per uno strumento a fiato studiare così tanto è assolutamente controproducente e distruttivo, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. Quindi poi con l'esperienza andando avanti ho imparato a gestire le mie energie e ottimizzare gli sforzi. L'equilibrio ci consente anche di trovare un giusto metodo, no? Tutti noi abbiamo dei tempi di apprendimento diversi, che vanno assecondati, abbiamo delle capacità, dei livelli diversi in base al momento in cui ci troviamo. Trovare un giusto metodo ci aiuta a gestire meglio tutto. Vi faccio un esempio, in musica, se mi imbatto in un passaggio tecnico particolarmente difficile in un brano, invece di ripetere 100-1000 volte quel passaggio, magari scopro che individuando 2 o 3 note chiave in un punto particolare riesco a risolvere in modo più efficace e rapido il problema. Qui siamo in una scuola alberghiera, mi viene in mente che magari prima di riuscire a cucinare benissimo un'ottima pasta alla carbonara, magari prima devo imparare a fare bene degli spaghetti cacio e pepe, ad esempio. Quarto punto, la passione. Allora, la passione è linfa vitale di qualsiasi attività, di qualsiasi obiettivo, di qualsiasi sogno. Quindi a volte noi siamo costretti a fare delle cose che non vogliamo fare, che non ci piacciono più di tanto, però le facciamo lo stesso perché o siamo costretti o per necessità, per bisogno, per sopravvivenza o per vari motivi. Ma se troviamo una cosa per cui nutriamo veramente passione, portiamola avanti, entriamoci con tutti noi stessi perché ne vale sempre la pena, alla fine ne vale veramente sempre la pena. E tra l'altro fare una cosa per cui si nutre passione costa molta meno fatica, anche uno sforzo apparentemente molto grande, molto faticoso, se è aiutato dalla passione costa molta meno fatica e dà molti stimoli. Quinto punto, lo stile di vita. Nelle definizioni che ho cercato mi sono imbattuto a volte sinteticamente in delle frasi che dicevano disciplina come stile di vita, anzi la disciplina è uno stile di vita. Per stile di vita si possono intendere molte cose. Per me lo stile di vita è vivere bene, quindi mangiare sano, stare con le persone che si amano, con gli amici, fare attività fisica, cercare il benessere nella nostra quotidianità. L'ultimo punto, il sesto, l'umiltà. Secondo me l'umiltà è una qualità dell'essere umano meravigliosa. Grazie all'umiltà riusciamo a essere oggettivi, a vedere le cose dall'esterno, a prendere le decisioni in modo oggettivo, in modo ponderato, in modo equilibrato, quindi ritornando al discorso di prima. Riassumendo il tutto, grazie alla disciplina, nella quotidianità, posso ricercare il bello delle cose, l'espressività, la creatività, l'innovazione. Cercare di essere espressivo attraverso un brano musicale, come nel mio caso, cercare un'interpretazione che possa colpire me stesso per colpire gli altri, quindi essere comunicativo con gli altri. Anche in un piatto, no? Che si può cucinare, si può ricercare attraverso l'amalgama dei vari ingredienti un insieme di sapori che possa colpire il nostro palato. Potrei prendere a prestito delle frasi di grandi pensatori del passato come Kant, Confucio, il Buddha, il Dalai Lama, grandi filosofi del passato, oppure chiedere alla nostra amica intelligenza artificiale di sfoderarmi una frase a strappo applausi, a effetto bomba, come la punizione che Roberto Carlos fece nel 1997 in Francia-Brasile, quando fulminò il portiere della Francia Fabien Barthez con una punizione incredibile. Dunque, io non seguo il calcio ormai da parecchi anni, per vari motivi che non sto a raccontarvi, però un gesto atletico come quello è sicuramente qualcosa che emoziona e che è frutto di passione, talento e disciplina.
magari qualcuno di voi se lo ricorderà, i ragazzi no di sicuro, però andate a vederlo su YouTube, è veramente qualcosa di sensazionale. In conclusione, quello che voglio dirvi è questo. Auguro a tutti voi di cercare costantemente la propria personale disciplina come stimolo per se stessi, per vivere meglio in un mondo migliore e soprattutto per non dimenticarsi mai che cosa si vuole veramente. Grazie a tutti.